Spend time on the weekends, I've become your weakness. I'm bringing you back to life. No typical feelings, we all have our reasons. You're chasing me down tonight. Sono Monica Mailander Macaluso, sono un'imprenditrice, sono una mamma soprattutto, una nonna e sono la presidente della Fondazione Gino Macaluso per l'Autostorica. You're losing control, both eyes on the road. Sono Valentina Casanova, sono un ingegnere, lavoro nel settore automotive, sono un Global Design Responsible, sono una mamma, sono una figlia, sono una donna. Pick up what's underneath, moving in at your speed. Hope you know how. Sono Ilaria Brugnotti, una giornalista del settore automotivo ormai da tanti anni, un ex atleta con una grande passione per la ginnastica ritmica, ma soprattutto sono la mamma di Mattia. Io mi occupo di automobili dal 2003, sono una giornalista, vengo dall'automotive perché mio papà e mio cugino si sono occupati e hanno lavorato tantissimi anni nel settore automotive e oggi sono qui un po' per raccontare questa passione, la bellezza delle auto. Vedi come possono essere diverse le cose. Io in realtà mi sono avvicinata all'auto esclusivamente per lavoro. Sono cresciuta io, è cresciuto l'interesse per l'auto e negli anni sempre di più siamo diventati un binomio che ormai è inseparabile. È un po' sempre una storia di passione, anche per te Monica. Una grande passione, però l'automobile è stata soprattutto indipendenza fin da quando ero giovane, quindi in occasione di uno stage negli Stati Uniti ho preso la patente a 17 anni che mi ha consentito di guidare molto presto e poi la libertà di muoversi, la libertà di viaggiare e poi la passione per la guida che per me è molto importante, la bellezza dell'auto, le linee, il design e le performance. Assolutamente sì, le performance. E poi l'automobile diventa un po' come una sorta di casa, della nostra casa, un po' ci rappresenta, è la nostra interpretazione, troviamo pregi, troviamo difetti, la scegliamo, la usiamo, come la maltrattiamo anche a volte. Back and forth, move my body back and forth, move my body back and forth. Alessandro è un bimbo proprio piccolino, ha 2 anni, quindi non si parla di auto. In casa ci sono delle brum grandi e quella della mamma, rossa la sua. E la brum è assolutamente svago, famiglia, possiamo andare in giro, possiamo stare insieme, lui ha il suo posto, in assoluto il posto più bello, il suo seggiolino. E da lì guarda fuori, canta, racconta, insomma ogni uscita è un'avventura. Ecco perché l'automobile può anche diventare un mezzo dove far divertire i bambini, sempre però attraverso l'educazione, perché secondo me automobilisti si diventa anche seguendo delle regole precise. Nel mio caso, ad esempio, Mattia è stato abituato a stare sul seggiolino dal primo giorno in cui l'ho portato a casa dall'ospedale e oggi che ha quasi 8 anni lui sale in macchina e sa perfettamente che si deve sedere, allacciare la cintura e si mette comodo dietro di me, noi poi chiacchieriamo. Anche le mie figlie sono state abituate alla sicurezza in automobile e soprattutto a stare ferme per tanti chilometri senza disturbare troppo la guidatrice. Io sì, non mi fermo mai e loro purtroppo si sono abituate a questi miei ritmi. E poi le performance, perché no? Nella sicurezza, perché siamo mamme e bambini sempre dietro, eccetera, eccetera, però ci piace anche, come dire... Ci divertiamo ancora del resto, anche se siamo mamme, assolutamente la sicurezza, ma deve essere un piacere, un divertimento sempre. A me della Lancia Y piacciono le linee perché è di un design, i francesi direbbero intemporel, cioè che non ha tempo e infatti negli anni, anzi, è sempre più bella, come dire, gentile, filante, femminile. Mi identifico molto in questa vettura e poi mi piace il fatto che è piccola e posso
posso scattare in mezzo al traffico. È fantastico sentire Monica parlare dell'auto, è innamorata. Io vado sul concreto, l'infotainment, l'high tech. Y è fantastica, si collega al telefono. Alessandro, succederà anche a te con Mattia. Alessandro ha 2 anni, la playlist. Playlist, perché nel momento in cui incomincia il capriccio a lamentarsi un po', musica o le canzoncine, la vecchia fattoria, oppure quando è un pochino più stanco parte la ninna nanna. Assolutamente, tecnologia che mi aiuta in alcuni momenti, è fondamentale. Altro che gadget, la tecnologia è essenziale per noi mamme. E poi Lancia Y è anche una vettura ibrida e sappiate che mai mi sono resa conto come in questo periodo di pandemia, no, in cui siamo stati comunque costretti magari a non poter utilizzare come in precedenza i mezzi pubblici, per una come me che vive a Milano, che si è sempre spostata con i mezzi pubblici, quanto sia fondamentale avere una macchina ibrida che quindi ti consente di accedere all'area centrale senza dover anche banalmente pagare un ecopass. Stiamo lavorando per l'ambiente, per il mondo di domani, per il futuro dei nostri figli, cercando di ripulire gli oceani, e lo facciamo lavorando a queste fantomatiche bottigliette che alla fine finiscono per essere i sedili di una vettura. Questa è concretezza. Però è anche vero che oltre a essere tecnologica, ecologica, ci vuole anche tanta eleganza. Per me l'eleganza è uno stato tuo, prima di tutto, è una ricerca, è il dettaglio, è il design, è la linea. L'eleganza è proprio un tratto di Lancia, lo è sempre stato. E la Y, diciamo, non è che la continuità, con tutte queste caratteristiche che abbiamo detto, quindi la bellezza, il design, però anche ecologica, ibrida, quindi molto contemporanea, molto con questi valori che ne vorremmo trasmettere ai nostri figli. Ed è anche forse il messaggio che cerco di passare il più possibile a Alessandro: cercare di essere semplice, cercare di essere autentico, cercare di essere te stesso sempre è un modo di vivere assolutamente, che si ricollega un po', come diceva Monica, a tutta questa meraviglia che poi dà un'indicazione, una traccia, uno stile unico. E la bellezza è tutto, la bellezza servirà al mondo, la bellezza ci dà la gioia di vivere quotidiana. E l'eleganza può essere anche un'apertura verso il futuro, un futuro sostenibile, un futuro migliore.